Presa asciugo bipasso 2P più terra, volante, collegamento elettrico. Questa presa volante risolverà tutti i vostri problemi. Ma prima di scoprirlo, cerchiamo di capire cosa significa presa bipasso. Il nome ci aiuta a capire. Bipasso vuol dire doppio passo e si riferisce ad una presa che può ospitare spine di due dimensioni diverse. In questo caso le prese sono di 10 A e 16 A. Infatti possiamo notare i buchi di dimensione non uguale con il foro di messa a terra in comune. La presa bipasso, conosciuta anche come bivalente in base alla normativa CEI, è la più diffusa nelle case italiane. La sua particolarità è quella di combinare due tipologie di prese in un'unica soluzione. Presa P10, la classica presa italiana standard da 10 A, compatibile con la spina piccola, e la presa P11, la presa grande da 16 A, compatibile con la spina grande. Oltre alla presa bipasso, molto funzionale è la presa elettrica multistandard, che unisce le tipologie sopra descritte in una sola presa inclusa il sistema presa asciugo tedesca, in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le spine da 10 A e da 16 A di ogni tipo. Nelle case italiane sono presenti spine asciugo in diversi elettrodomestici e attrezzature di ogni genere, per diversi fattori tra cui maggiore protezione contro la scossa elettrica e più compatto contro gli urti accidentali. In questo video andremo a trattare nel dettaglio una particolare presa asciugo bipasso, che può ospitare come collegamento qualsiasi tipo di spina che troviamo in casa senza che ci dobbiamo preoccupare del suo assorbimento, poiché questa presa supporta fino a 3500 watt. Il collegamento elettrico che andremo a vedere è una mini prolunga con attacco di una spina da 16 A. Per procedere con il collegamento ci occorre una spina da 16 A, cavo con guaina contenente 3 cavi da 2,5 mm e la nostra presa asciugo bipasso. Procediamo con aprire la presa e vediamo cosa troviamo al suo interno. Svitiamo le viti che fissano il cavo in modo stabile. Sguainiamo il cavo e li spelliamo a misura. Svitiamo le viti di fissaggio per le connessioni ai cavi. Colleghiamo i tre cavi rispettando le colorazioni per L linea, messa a terra e neutro. Avvitiamo le viti per fissare il cavo e infine chiudiamo il coperchio. La spina asciugo bipasso è collegata. Passiamo dalla parte opposta della prolunga che verrà collegata alla spina da 16 A con una forma schiacciata.
Quest'ultima lo abbiamo scelto schiacciata piatta perché ci servirà nel prossimo video. Procediamo con lo svitare la vite del coperchio. Al suo interno troviamo le 3 connessioni per collegare i cavi. A questa spina prepariamo bene la giunzione dei cavi tagliandoli a misura in base alla loro posizione. Con una buona dose di pazienza colleghiamo i 3 cavi sempre rispettando le giuste giunzioni, fase neutro e messa a terra. Al termine fissiamo il fermacavo e chiudiamo il coperchio. Ed ecco pronta la mini prolunga con la nostra presa bipasso un multi standard. Nel prossimo video utilizzeremo questa prolunga e vi spiegherò perché è necessario collegarlo. Rimani aggiornato, iscriviti e lascia un like e al prossimo video.